Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsa, la mini bag ananas. Questo progetto è veramente unico e particolare, la particolarità sta soprattutto nella chiusura. È un progetto molto semplice, adatto anche alle principianti, vi penso sempre tranquille. E per questo progetto è disponibile un kit materiali completo che trovate sul sito gomitoli.com ed inserendo il codice che trovate indicato qui in basso avrete il 30% di sconto, ma oltre a questo kit saranno scontati anche il kit della borsa Beatrice. Vi metto la foto qui sullo schermo se non ve la ricordate o vi è sfuggito, ed è ora disponibile anche il kit materiali completo per la realizzazione della borsa Clara Bag più il cappello Clarabella. Anche di questo vi metto la foto se vi è sfuggito. Trovate tutti i kit sul sito gomitoli.com e i kit saranno scontati fino al 23 giugno, ovviamente inserendo questo codice, ma vi lascerò tutte le informazioni nella descrizione in basso al video. A questo punto non mi dilungo più di tanto perché vi ho spiegato tutto passo passo durante il tutorial. Spero che questo progetto vi piaccia, è un progetto molto semplice che potete realizzare tranquillamente tutte e se volete potete realizzarla anche più grande. Calcolate che con il filato presente nel kit potete farne più di una, vi basterà prendere un fondo in più, un manico in più e realizzate tranquillamente un'altra borsa, quindi tenete conto anche di questo. Comunque vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, perché lì pubblico gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial e soprattutto condividete il video con tutte le vostre amiche creative. A questo punto vediamo il necessario e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di una rocca di cordino Inda Slim in questo bellissimo verde, una rocca di cordino Inda Slim nella colorazione oro, un manico Inda, due ponticelli, una chiusura, in questo caso una chiusura ananas, un fondo ovale 21 x 8 cm, un uncinetto numero 3, dei marcapunti, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente dal fondo, possiamo agganciarci in qualsiasi foro del fondo. Io per comodità mi aggancerò nel foro centrale del lato più corto, quindi prendo il filo, faccio il cappio iniziale e mi tengo il filo sull'uncinetto. Inserisco l'uncinetto in uno dei fori del fondo e vado a lavorare la prima maglia bassa all'interno del foro. All'interno di questo foro vado a lavorare altre 2 maglie basse, quindi per un totale di 3 maglie basse. Passiamo ora al foro successivo dove lavoreremo 2 maglie basse, una e 2, poi foro successivo 3 maglie basse, quindi andremo ad alternare 3 maglie basse e 2 maglie basse, con la differenza che quando ci troviamo nel foro che si trova esattamente nella parte più sondata del fondo, quindi io in questo caso mi trovo qui, ho già lavorato 3 maglie basse, ma anche in questo foro vado a lavorare 3 maglie basse, quindi vado a lavorare ulteriormente un aumento e poi procedo dal foro successivo alternando 2 maglie basse, 3 maglie basse, 2 maglie basse e così via, fino ad arrivare in questo foro dove andrò a lavorare 3 maglie basse anche se le ho lavorate nel foro prima. Quindi teniamo conto che andremo ad alternare 3 maglie basse e 2 maglie basse per tutti i fori del fondo, ma nel foro che si trova nella parte più sonnata andremo a lavorare in ogni caso 3 maglie basse. Quindi procediamo in questo modo per tutto il fondo.
Ultimato il giro, questo sarà il risultato. Ve lo posiziono in questo modo così potete confrontare questo progetto con il vostro lavoro e capire se avete lavorato il giusto numero di maglie. Quindi a questo punto dobbiamo andare a chiudere il giro. Lo faccio puntando l'uncinetto nella prima maglia, prendendo solo la metà catenella retro, inserisco l'uncinetto e chiudo a maglia bassissima in questo modo. Faccio una catenella che mi sostituisce la prima maglia bassa del giro e procedo dal punto successivo lavorando a maglia bassa in costa retro, quindi prendendo solo la metà catenella retro in questo modo e lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Terminato anche questo giro, andiamo a chiudere con la chiusura invisibile. Quindi inseriamo l'uncinetto esattamente in questo punto, nel primo punto, dall'interno verso l'esterno, prendiamo l'asola, la portiamo all'interno, inseriamo l'uncinetto in questo punto che è l'asola che abbiamo portato all'interno, inseriamo l'uncinetto anche nell'asola, tiriamo il filo e andiamo a bloccare il tutto con una catenella che sostituirà la prima maglia bassa del giro. A questo punto io inizierò a lavorare a punto canestro, che è uno dei punti più comuni per quanto riguarda l'uncinetto, e si svolge in questo modo. Abbiamo già lavorato, diciamo, la prima maglia bassa del giro. A questo punto dobbiamo andare a lavorare il secondo punto, ma non puntiamo l'uncinetto nell'asola, bensì alla base della maglia bassa sottostante. Quindi inseriamo l'uncinetto proprio in questo modo, prendiamo il filo e andiamo a chiudere a maglia bassa. Dopodiché, punto successivo, questa volta lavoriamo la maglia bassa normale, poi di nuovo il punto canestro, quindi andiamo ad inserire l'uncinetto alla base della maglia bassa successiva sottostante in questo modo. Dobbiamo avvolgere proprio tutta la maglia bassa, prendiamo il filo e chiudiamo a punto basso. Questo sarà il risultato. Dobbiamo alternare quindi maglia bassa normale e maglia bassa presa nel punto sottostante. Ora dobbiamo lavorare la maglia bassa normale e poi di nuovo il punto canestro, quindi saltiamo ovviamente questo punto perché ci abbiamo già lavorato la maglia bassa sopra. Andiamo nel successivo, puntiamo l'uncinetto alla base e chiudiamo a maglia bassa, punto successivo, maglia bassa normale e si procede così per tutto il giro. Bene, ho terminato anche questo giro ed io ora cambierò colore e andrò ad utilizzare questo bel oro che ho già utilizzato anche per altre due borse, vediamo se ve ne ricordate, ed utilizzerò questo colore per andare a riprendere un po' i colori della chiusura a forma di ananas, troppo carina. Quindi facciamo sempre la chiusura invisibile. Inserisco l'uncinetto nel primo punto dall'interno verso l'esterno, prendo l'asola e me la porto all'interno, inserisco l'uncinetto alla base dell'asola, all'interno dell'asola e tiro il filo, ma questa volta vado a prendere il secondo colore, quindi prendo l'altro filo,
e me lo porto all'esterno. Non vado a fare la catenella, ma vado a lavorare direttamente il punto canestro alla base della prima maglia bassa. Quindi mi trovo in questa situazione, inserisco l'uncinetto alla base della maglia bassa, questa qui, prendo il filo e chiudo a maglia bassa, quindi avrò lavorato il primo punto canestro, perché ora dobbiamo andare ad alternare i punti in base a quelli che abbiamo in basso. Quindi ora come primo punto avevamo la maglia bassa e abbiamo lavorato il punto canestro. Ora abbiamo il punto canestro e lavoriamo al di sopra una maglia bassa. Poi abbiamo di nuovo una maglia bassa, quindi inseriamo l'uncinetto alla base di questa maglia bassa e lavoriamo un punto canestro. Abbiamo poi il punto canestro e lavoriamo una maglia bassa e quindi andremo ad alternare in questo modo i punti per tutto il giro. È un procedimento molto semplice. Se siete alle prime armi e non conoscete il punto canestro, nella mia scuola di uncinetto trovate tutta la spiegazione passo passo, magari ve la lascio indicata qui in alto oppure trovate il link nel box informazioni qui in basso. Quindi a questo punto io procedo per tutto il giro in questo modo, alternando maglia bassa e punto canestro in base ai punti che ho sottostanti e poi ci rivediamo al termine. Ok, ho terminato anche questo giro, lo vado a chiudere sempre con chiusura invisibile, quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto qui, prendo il filo, cioè l'asola, me la porto all'interno, inserisco poi l'uncinetto qui alla base, inserisco l'uncinetto nell'asola, tiro il filo e andrò a cambiare ovviamente colore, quindi ad ogni giro cambierò colore, riprendo il verde e lavoro una catenella che mi funge da prima maglia bassa, perché qui ci troviamo sopra il punto canestro, quindi dobbiamo lavorare la maglia bassa. Dopodiché, come abbiamo fatto nei giri precedenti, dovremo andare ad alternare i punti in base a quelli che abbiamo sottostanti. Quindi qui abbiamo fatto la maglia bassa, ora abbiamo la maglia bassa, quindi andiamo a lavorare il punto canestro, inseriamo l'uncinetto alla base della maglia bassa e lavoriamo il punto canestro. Poi abbiamo di nuovo il punto canestro e lavoriamo una maglia bassa e lavoriamo il punto canestro e così via per tutto il giro, ma anche per i giri successivi. Quindi andremo ad alternare punto basso e punto canestro per tutto il giro in base ai punti che abbiamo sottostanti e ad ogni giro andremo a cambiare colore come vi ho mostrato finora. Quindi qui in alto vi lascerò il numero totale di giri che andremo a lavorare insieme alla misura in centimetri. Raggiungiamo queste misure o comunque le misure che volete ottenere, perché queste sono l'altezza della borsa, e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta lavorati tutti i giri, io ne ho lavorati 45, non è compreso il primo giro di maglia bassa in costa ed ho raggiunto 18 cm di altezza. A questo punto andiamo a chiudere con maglia bassissima l'ultimo giro. Io ho terminato con il verde, che nel mio caso è il colore principale, quindi vado a chiudere con maglia bassissima nel primo punto, nel mio caso è un punto canestro, inserisco l'uncinetto proprio all'interno della maglia in questo modo.
e faccio una maglia bassissima. Nei prossimi giri procederò lavorando a maglia alta. Quindi cosa faccio? Non parto da questo stesso punto, ma passo al punto successivo, però al termine del giro dobbiamo ricordarci di lavorare anche questo punto, quindi volendo potete mettere un marcapunti per segnalare l'ultimo punto di lavorazione. Passo al punto successivo, inserisco l'uncinetto e vado a sostituire la prima maglia alta con le due maglie basse, una sopra l'altra, quindi una, e poi inserisco l'uncinetto nella sonina e lavoro l'altra maglia bassa. Ed alzo il lavoro in questo modo. Se siete abituate con le catenelle fatelo pure. Dopodiché procedo lavorando semplicemente a maglia alta per tutto il giro, quindi una maglia alta per ogni punto sottostante. Possiamo anche tagliare il secondo colore perché non ci serve più. E come vi ho detto, procediamo lavorando a maglia alta. Ok, ho terminato il giro, ricordiamoci di lavorare anche l'ultimo punto che non abbiamo lavorato all'inizio. In questo modo procedo chiudendo il giro sempre con maglia bassissima, quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto, chiudo con maglia bassissima e ripeto lo stesso procedimento per altri 2 giri, quindi devo ottenere un totale di 3 giri a maglia alta. Ripeto lo stesso procedimento per l'avvio del lavoro. Parto dal secondo punto, inserisco l'uncinetto e lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per sostituire la prima maglia alta ed alzare il lavoro. Procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Al termine del giro chiudo sempre con maglia bassissima e comunque dobbiamo ottenere un totale di 3 giri, ve li lascio anche indicati qui in alto insieme alla misura in centimetri. Bene, lavorati i 3 giri di maglia alta, adesso andremo a lavorare l'ultimo giro di lavorazione e andremo a lavorarlo a punto basso in modo da rifinire per bene il bordo e dargli anche un po' di rigidità. Quindi andiamo a chiudere con maglia bassissima nel primo punto a punto bassissimo, in questo modo, e procederemo lavorando a punto bassissimo per tutto il bordo, quindi puntiamo l'uncinetto nel punto successivo e lavoriamo un punto bassissimo, così per ogni punto sottostante. Una volta terminato il giro possiamo tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Ok, questo è il risultato provvisorio e già mi piace tantissimo. A questo punto io voglio realizzare una fascetta che fungerà tra virgolette come chiusura finta. Avrete comunque visto com'è la borsa e tutti i dettagli. Io sto lavorando al momento, quindi non ne ho idea di come andrò a rifinirla. Quindi prima di tutto mi posiziono i ponticelli perché vorrei creare dei soffitti, quindi mi posiziono i ponticelli e per posizionare i ponticelli andiamo a definire il centro del laterale e li andiamo ad inserire. Hanno le alette, quindi sono praticissimi da inserire, quindi vi prendete le misure e lo posizionate più o meno a questa altezza. Ok, io l'ho posizionato in questo modo. Ora lo blocco con la griglietta all'interno.
e poi si vanno a piegare le alette verso l'interno. Ripeto lo stesso procedimento anche per l'altro ponticello. Bene, una volta applicati i ponticelli vi consiglio di foderare in questo momento prima di procedere con gli altri passaggi. Trovate il tutorial dedicato per la fodera a sacchetto sul mio canale, vi lascio il link nella descrizione in basso al video. A questo punto, come vi avevo già detto, volevo fare una fascetta, quindi vado a creare i soffietti sul laterale, quindi mando verso l'interno ma di pochissimo i ponticelli in questo modo. Posso mettere dei marcapunti per tenere ferma la lavorazione visto che devo andare a prendere delle misure. Quindi creo una piegatura molto leggera e fisso momentaneamente con dei marcapunti per non far aprire la lavorazione, e dovrò ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Quindi vado a creare dei piccoli soffietti e blocco con un marcapunti. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere la misura tutta intorno in questo modo. Ci andiamo a prendere la misura in questo modo, ovviamente lasceremo un po' lento, non andremo a prendere una misura precisa ma abbondiamo sempre di qualche centimetro. Quindi nel mio caso sono circa 43 centimetri, quindi dovrò andare a realizzare una fascetta di circa 43 centimetri. Ci mettiamo da parte la borsa e passiamo alla fascetta. Ci occupiamo ora della fascetta, quindi prendo il colore in contrasto, il secondo colore che ho utilizzato, color oro, faccio un cappietto iniziale e vado ad avviarmi 5 catenelle che corrisponderanno alla misura che troverete indicata qui in alto. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 in questo modo. Procedo poi lavorando una maglia bassa partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, ne lavoro una per ogni catenella, quindi otterremo 4 punti di base. Se preferite potete fare anche la fascetta più larga, non è un problema. In questo modo, volto il lavoro, faccio una catenella, vado ad utilizzare la lavorazione a punto basso termico, quindi punto l'uncinetto nel primo punto prendendo solo la metà catenella retro e lavoro una maglia bassa, e procederò in questo modo per tutti i punti che ho su questa riga, quindi per 4 punti. E fino a qui tutto normale. Adesso voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e dobbiamo andare a lavorare la maglia bassa in costa retro prendendo anche le costine del giro precedente. Quindi inseriamo l'uncinetto prendendo la metà catenella retro del punto sottostante ed anche questa metà catenella libera che abbiamo in basso. In questo modo prendiamo poi il filo e lavoriamo una maglia bassa. Procederemo così per ogni punto sottostante, quindi prendiamo la metà catenella retro del punto sottostante e la metà catenella libera del giro ancora precedente e lavoriamo una maglia bassa. Faremo così per tutta la riga. In questo modo voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e ripeteremo lo stesso procedimento. Questo procedimento andrà ripetuto fino a raggiungere la misura in centimetri che trovate indicata qui in alto, che è comunque la lunghezza della fascetta. Quindi puntiamo l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro del punto sottostante e la metà catenella libera del giro ancora sottostante. E lavoriamo una maglia bassa, e questo è il punto basso termico. Avrei potuto lavorare a punto bassissimo come ho fatto per qualche borsa fa, però ho deciso di utilizzare questo metodo perché tanto devo lavorare solo una fascetta e non un'intera borsa. Quindi procederò in questo modo fino a raggiungere la lunghezza che mi occorre.
Questa misura può essere variata in base alla grandezza che date alla vostra borsa. Se state seguendo il tutorial passo passo potete tranquillamente seguire il procedimento. Lavorate tutte le righe che ci occorrono, io ho lavorato 43 centimetri e mezzo circa. A questo punto dobbiamo andare a chiudere la fascetta in cerchio, quindi cosa facciamo? Abbiamo terminato in questo modo, voltiamo il lavoro ed avviciniamo l'altra estremità in questo modo. Facciamo ovviamente una catenella. Inseriamo l'uncinetto come se stessimo lavorando un'altra riga, quindi prendiamo le due asole in questo modo, ma inseriamo l'uncinetto anche nella maglia sull'altra estremità, in questo caso nella prima catenella. Inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa. Procederemo in questo modo anche per gli altri 3 punti, quindi inseriamo l'uncinetto prendendo le due asole su queste estremità come se stessimo lavorando un'altra riga, ma inseriamo l'uncinetto anche nel punto sull'altra estremità e le chiudiamo insieme. Facciamo una catenella di sicurezza e possiamo tagliare il filo. Si rigira il lavoro e come potete vedere abbiamo fatto una cucitura veramente invisibile. Poi comunque qui ci va posizionata la chiusura, quindi se si nota o meno è indifferente. Quindi vado a tagliare il filo, lo blocco un po' tra le maglie e poi procediamo. Una volta realizzata la fascetta la andiamo a posizionare al di sopra, cioè la andiamo ad avvolgere proprio il bordo della borsa. In questo modo calcolate che qui sarà bloccato con la chiusura, in questo modo, ma sul retro dobbiamo andare a fare dei punti di cucito. Va benissimo anche con ago e filo di nylon, giusto 2 punti per bloccare qui sul retro, oppure possiamo farlo con il cordoncino dello stesso colore. Ci prendiamo un po' di filo dorato e andiamo a fare 2 punti proprio veloci. Ci blocchiamo il filo all'interno . Andiamo a fare dei punti di cucitura proprio veloci. Ok, una volta bloccata la fascetta riblocchiamo il filo all'interno e lo possiamo tagliare. In questo modo, a questo punto io tolgo i marcapunti perché tanto comunque ho stabilito la misura ed ho fissato anche la fascetta, quindi non mi servono più. Quindi a questo punto procediamo con l'applicazione della chiusura. Posso aprirla perché mi serve solo questa parte e andiamo ad inserirla proprio al centro. Facciamo passare le alette sia nella fascetta che nella lavorazione della borsa stessa, in questo modo. Ci assicuriamo che sia centrata perfettamente
Poi andiamo a posizionare la griglietta e andiamo a chiudere le alette sempre verso l'interno. A questo punto dobbiamo andare a realizzare una piccola fascetta per la parte alta della chiusura. Per realizzare la fascetta di chiusura ci agganciamo sulla fascetta già presente sulla borsa. Ovviamente dobbiamo stabilire il punto centrale. Prendiamo il cordino ovviamente dello stesso colore, facciamo un cappetto iniziale e ci teniamo il filo sull'uncinetto. Mi aggancio nel punto corrispondente, quindi nel mio caso esattamente qui. Voi dovete regolarvi con il lavoro che avete davanti. Inserisco l'uncinetto proprio nella maglia sul bordo e lavoro una maglia bassa. Procedo, punto successivo, inserisco l'uncinetto e lavoro una maglia bassa e procedo in questo modo fino a raggiungere il numero di punti adatto per la mia chiusura. Ok, ho lavorato 5 punti, quindi ora volto il lavoro, faccio una catenella e ripeterò lo stesso procedimento, quindi andrò a lavorare a punto basso termico. La prima riga la lavorerò a punto basso in costa retro, quindi vado a prendere solo la metà catenella retro e lavoro una maglia bassa. Ok, volto il lavoro, catenella e da questo momento in poi andremo a lavorare prendendo la metà catenella del punto sottostante e la metà catenella libera che abbiamo qui. E lavoriamo una maglia bassa, quindi il procedimento resta quello della fascetta. Procederemo in questo modo fino a raggiungere la misura che vi lascio indicata qui in alto. Troverete solo la misura in centimetri perché è quella più importante. Bene, ho lavorato una fascetta di 4 cm, a questo punto tagliamo il filo, lo blocchiamo tra le maglie e poi andiamo a posizionare la chiusura. Bene, per posizionare questa chiusura io ho già rimosso le vitine. Prendiamo questa parte deve essere rivolta verso il basso e questa parte con i fori per le viti va sulla fascetta. Quindi la posizioniamo in questo modo. Dobbiamo fare spazio per far uscire la parte che ospiterà la vite. Potrebbe essere difficoltoso in quanto il punto termico è una lavorazione molto fitta, quindi possiamo utilizzare un uncinetto più grande, molto più grande, per forare tra virgolette la lavorazione e fare spazio. Una volta riuscite nell'impresa, questa è la parte un po' più difficoltosa, in alternativa potete lavorare a maglia bassa normale così non avrete difficoltà. Andiamo a posizionare al di sopra la griglietta in questo modo, poi andiamo ad avvitare le due viti. Questo sarà il risultato una volta applicata la chiusura. A questo punto non ci resta che applicare il manico. Il manico ha già i suoi moschettoni, io lo andrò ad inserire in questo modo, ma voi potete applicarlo come volete. Faccio passare l'anello all'interno della fascetta, la sposto e vado ad inserire il moschettone all'interno del ponticello, poi rimetto la fascetta al suo posto
e ripeto lo stesso procedimento anche sull'altro lato, quindi faccio passare l'anello all'interno della fascetta e lo inserisco nel moschettone. E una volta applicati tutti gli accessori, questo sarà il risultato finale. Io come sempre super felice e soddisfatta di aver realizzato qualcosa di particolare ed unico, mai scontato. Spero che questo progetto piaccia anche a voi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete. Vi ricordo che è disponibile un kit materiali completo per la realizzazione della borsa, lo trovate sul sito gomitoli.com e troverete anche il codice sconto valido fino al 23 di giugno che vi permetterà di avere un 30% di sconto. Il codice sconto è valido anche sul kit della borsa Beatrice e sul kit borsa più cappello in raffia. Volevo mostrarvi la rimanenza del filato verde, guardate qui. Con questo avanzo ci fate tranquillamente altre 2 borse, vi mostro anche il filato oro che è un po' di meno ma perché non era una rocca intera, ma questa rocca l'ho utilizzata già per altre 2 borse, quindi voglio dirvi con l'avanzo del kit ci potete fare tranquillamente altre 2 borse uguali, vi basta prendere un fondo e un manico per realizzare la borsa completa. È un filato molto sottile, io non amo particolarmente i filati sottili, però questo lo sto amando e tra l'altro è in lavorazione anche un altro progetto sempre con Inda Slim, quindi restate sintonizzate. Questo è un progetto molto semplice, adatto anche alle principianti perché non ho utilizzato dei punti particolari, ho utilizzato il punto canestro. Non vi dico che la lavorazione è veloce perché comunque il punto canestro di per sé rallenta molto il lavoro, ma vi permetterà di ottenere una lavorazione molto rigida e questo vi permetterà di non andare poi ad irrigidire la borsa. Ovviamente, come vi ho già anticipato prima, dovrete andare a foderare perché applicando gli accessori comunque la fodera va applicata. Vi lascio nel box informazioni il mio tutorial dedicato alla fodera a sacchetto molto semplice che ha aiutato molte di voi. Comunque nel box informazioni troverete anche altri tutorial che vi lascio consigliati. A questo punto io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo tutorial, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram dove troverete tutti gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. Vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!